Come potete vedere siamo in una location un pochino più diversa dal solito, proprio per cambiare un po'. Già vi anticipo che già la settimana prossima non uscirà un video per problemi tecnici, tra virgolette. Si ritorna tra le vacanze, quindi è un po' un casino registrare e pubblicare un video durante il viaggio, quindi almeno per settimana prossima consideriamolo un po' come vacanza. Ma oggi parliamo delle novità delle auto elettriche che usciranno da settembre fino a dicembre, ma con qualche news di qualche novità che forse vedremo o quest'anno o il prossimo anno. Prima di iniziare, non so se l'audio, più che altro c'è abbastanza vento, si sentirà discretamente, però ho fatto del mio meglio. Ma iniziamo subito con settembre, quando arriverà la Volkswagen ID Buzz. Vi ricordo che è in breve lungo 4,71, alto 1,93 e largo 1,98 con un passo di 2,98 metri. Il motore sarà proposto con una potenza di 204 cavalli e da una batteria da 77 kWh reali, quindi netti, non lordi, che sarebbero 82 kWh nominali. È un'autonomia dichiarata di 400 km. Sarà molto interessante andarla anche a vedere, soprattutto in concessionaria, visto che arriverà a settembre. Poi con la Smart One sarà ordinabile anche l'ES da settembre. Vi ricordo che ha una lunghezza di 4,27 metri e una batteria da 66 kWh che dovrebbe garantire una percorrenza tra le 420 e le 440 km. Andiamo nel mese di ottobre, dove sarà preordinabile la BMW iX1 e sarà possibile ordinare soltanto una unica scelta, ovvero quella con due motori elettrici, cioè uno per asse, per un totale di 313 cavalli e 494 Nm di coppia, con una batteria da 64,7 kWh e la possibilità di ricarica fino a 130 kW in DC ovviamente, e un'autonomia in WLTP di 438 km. Poi ad ottobre ci sarà anche la MC4, che ne avevo parlato nel video news con l'ultimo che è uscito, e se non lo sapete vuol dire che non l'avete visto e quindi vuol dire che non siete iscritti al canale, che solo il 5% di voi è iscritto, invece il restante 95% vede i video e non è iscritto. Quindi immaginate quanto possiamo essere grandi se questo 95% si iscriversi al canale. Quindi iscrivetevi, che non costa nulla ed è gratuito, però per me è super importante. Poi andiamo a novembre, quando ci sarà la BMW i7. La BMW in questo ultimo periodo non se la sta proprio ben passando bene, visto che insomma più di 400.000 modelli sono stati richiamati per problemi. Comunque la BMW i7 sarà solo disponibile in un'unica versione, la i7 xDrive 60, con doppio motore elettrico con una potenza totale di 544 cavalli e 745 Nm di coppia e una batteria molto capiente di 101,7 kWh, che secondo il ciclo WLTP dovrebbe fornire un'autonomia di 590-625 km. Poi andiamo a dicembre con Lexus RZ, che è il primo modello della casa giapponese nato per essere unicamente elettrico, dotato di due motori, uno per asse con una potenza complessiva di 313 cavalli e una batteria da 71,4 kWh e un'autonomia di 362 km in ciclo WLTP. Poi si vocifera in questi ultimi giorni che ci sarà una Jeep che forse verrà chiamata Jeepster, che punterà sulla piattaforma di Stellantis e che molto probabilmente sarà forse solo presentata verso la fine dell'anno. Quindi è molto probabile che la piattaforma sia la classica che ormai conosciamo su Peugeot 208, Opel Corsa, Opel Mokka eccetera, quindi 50 kWh di batteria e motore da 136 cavalli, la solita insomma. Poi per quanto riguarda le auto che potrebbero arrivare tra 1 o 2 anni, ho voluto fare un piccolo excursus, però verso la fine dell'anno aspettatevi un video ad hoc delle novità del 2023. Iniziamo con Audi A6 e-tron. L'ultima volta che è stata vista questa Audi A6 e-tron, così si potrebbe chiamare, è stata vista nel circuito del Nürburgring, scusate la pronuncia, e si pensa che possa avere un doppio motore da 476 cavalli e una coppia di 800 Nm. E tra l'altro il costruttore, quindi Audi, aveva affermato che poteva avere un'accelerazione, quella la top di gamma, da 0 a 100 sotto i 4 secondi.
quindi veramente qualcosa di molto molto potente. Poi questa Audi dovrebbe essere presentata con la nuova architettura PPE, quindi ad 800 volt, e parlando proprio di batteria si pensa che la capacità possa essere di 100 kWh con un'autonomia che potrebbe assestarsi a 700 km, però il lancio è previsto nel 2023. Poi un'altra novità che forse dovrebbe arrivare addirittura entro quest'anno o al massimo all'inizio del 2023 è per quanto riguarda la Opel Rocks, e in pratica avete presente la Citroën Ami, uguale identica, ma al posto del logo Citroën c'è il logo Opel. Come ultime voci, tra virgolette, parliamo di Porsche Macan elettrica. Anche lei qualche mese fa è stata spiata tra le strade, sembra che possa avvicinarsi il suo debutto, però ancora non è stato detto quasi nulla. Per quanto riguarda gli interni, almeno dalle foto, sembrano molto simili a quelli di Taycan, ovviamente con i vari tasti da auto da test. Di questo nuovo SUV sappiamo già che poggerà sulla piattaforma PPE, quindi quella che abbiamo detto prima, con un'architettura 800 volt. Invece per quanto riguarda il powertrain non si è detto ancora nulla, però sicuramente avrà delle prestazioni abbastanza alte. Questo è il tutto qua da questa location un pochino più diversa dal solito. Ci vediamo tra 2 settimane. Spero vivamente che abbia registrato questa volta, perché uno si vergogna anche un po' a registrare fuori quando ti vede la gente. Buona continuazione su YouTube e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video qua su YouTube.